Casalinghe disperate è il titolo che vorrei dare alla pillola antivirus di oggi. Lo dico perché ricordo che quando facevo i cammini di preghiera nelle parrocchie presso le quali prestavo servizio, iniziavamo questo cammino di preghiera, c'erano parecchi partecipanti, alla prima condivisione capitava sempre il caso plurimo delle casalinghe disperate, ovvero quelle che arrivavano e dicevano: Don, io ho cominciato questa scuola di preghiera, sto pregando tutti i giorni, ma è una tragedia, continuo a litigare con mio marito. Ma allora, se pregare porta questo effetto, cosa prego a fare? Meglio non pregare. Ecco, io devo dire che la nostra situazione interiore è tale che spesso il cammino spirituale ci porta all'inizio un innalzamento del grado di nervosismo. Già un po' si innalza a causa della convivenza e comunque la convivenza in un luogo chiuso porta ad una maggiore introspezione su di sé. Perché? Perché le variabili in gioco sono molto meno. Di solito è una vita fuori, un lavoro, delle occupazioni e poi è una vita in casa. La vita è molto più variegata. Quando invece le variabili si riducono drasticamente, tu più facilmente riconduci a te stesso le cose e ti accorgi delle cose che non vanno in te stesso. A maggior ragione, se preghi, ti accorgi delle cose che non vanno in te stesso. E allora la soluzione qual è? Accorgersi delle cose che non vanno è importantissimo. Allora, punto primo, sapere il perché delle cose e già per la metà dei casi risolverle, perché se io so che vedere come sono fatto mi innervosisce, allora dopo posso anche, quando appena sento che mi innervosisco, posso dire vabbè dai, sì, è per questa ragione qui. E il 50% già li smorzo subito. Se invece non riesco a smorzare, devo avere pazienza. Il lavoro interiore chiede che io prima prenda coscienza di me stesso. Prendere coscienza di me stesso è sempre un po' doloroso. È per questo che anche la liturgia comincia dal riconoscere i peccati, perché il vero lavoro comincia da lì. Tu non potrai mai fare nessun lavoro senza prendere coscienza di quello che funziona, anche in un'azienda. Se tu vuoi migliorare il rendimento delle cose che stanno accadendo, devi prima accorgerti di cosa non va. Così è anche per la nostra vita, soltanto che le cose personali ci danno i nervi. Mentre invece sul lavoro, anche se una cosa non va, non ti tocca personalmente, ti adoperi per migliorarla. Se la cosa che non va sono io, questo mi innervosisce parecchio. Allora mi raccomando, non abbiate paura di questo senso di nervoso che può salire, ma lavorateci sopra e andate a cercare le ragioni e i rimedi. Buona giornata a tutti!